Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Entecavir Accord, Accordialt Care Italia SRL, ultimo aggiornamento, 6 novembre 2021. Cos'è Entecavir Accord? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Entecavir Accord durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Entecavir Accord? Entecavir Accord è un farmaco a base del principio attivo Entecavir, appartenente alla categoria degli antiretrovirali e nello specifico nucleosidi e nucleotidi inibitori della trascrittasi inversa. È commercializzato in Italia dall'azienda Accordialt Care Italia SRL. Entecavir Accord può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Entecavir Accord 0,5 mg 30x1 compresse rivestite con film, dose unitaria. Entecavir Accord 1 mg 30x1 compresse rivestite con film, dose unitaria. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Accordialt Care SLU. Concessionario: Accordialt Care Italia SRL. Ricetta: RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe A. Principio attivo: Entecavir. Gruppo terapeutico: antiretrovirali. Forma farmaceutica: compressa rivestita. Indicazioni: Entecavir Accord è indicato per il trattamento dell'infezione cronica da virus dell'epatite B, HBV. Vedere paragrafo 5.1, in adulti con malattia epatica compensata ed evidenza di replicazione virale attiva, livelli persistentemente elevati della lanina aminotransferasi sierica, ALT, ed evidenza istologica di infiammazione attiva e/o fibrosi. Malattia epatica scompensata, vedere paragrafo 4.4. Sia per la malattia epatica compensata che scompensata, questa indicazione si basa su dati clinici in pazienti mai trattati prima con nucleosidi C con infezione da virus dell'epatite B, BEAG positivi e BEAG negativi. Per quanto riguarda i pazienti con epatite B refrattaria alla lamivudina, vedere i paragrafi 4, 2, 4, 4 e 5, 1. Entecavir Accord è indicato anche per il trattamento dell'infezione cronica da virus dell'epatite B, HBV, in pazienti pediatrici da 2 anni in su e al di sotto dei 18 anni, mai trattati prima con nucleosidici, con malattia epatica compensata che hanno evidenza di replicazione virale attiva e livelli persistentemente elevati della lanina aminotransferasi sierica, ALT, o evidenza istologica, da moderata a severa, di infiammazione attiva e/o fibrosi. Per quanto riguarda la decisione di iniziare il trattamento nei pazienti pediatrici, vedere paragrafi 4, 2, 4, 4 e 5, 1. Posologia. La terapia deve essere iniziata da un medico con esperienza nel trattamento dell'infezione cronica da virus dell'epatite B. Entecavir Accord è disponibile solo sotto forma di compresse rivestite con film da 0,5 mg e 1 mg. Per i pazienti con difficoltà di deglutizione o per i quali si consiglia una riduzione della dose, possono essere disponibili altre formulazioni più adatte contenenti Entecavir. Posologia. Malattia epatica compensata. Pazienti mai trattati con nucleosidi. La dose raccomandata negli adulti è di 0,5 mg una volta al giorno, con o senza cibo. Pazienti refrattari alla lamivudina, cioè con evidenza di dirmia durante il trattamento con lamivudina o con la presenza di mutazioni che conferiscono resistenza alla lamivudina LVDR, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 1. La dose raccomandata negli adulti è di 1 mg una volta al giorno, da assumere a stomaco vuoto, PA di 2 ore prima e PA di 2 ore dopo un pasto, vedere paragrafo 5, 2. In presenza di mutazioni LVDR l'uso combinato di Entecavir PA, un secondo agente antivirale, che non mostri resistenza crociata con lamivudina o Entecavir, deve essere preferito rispetto alla monoterapia con Entecavir, vedere paragrafo 4, 4. Malattia epatica scompensata. La dose raccomandata per pazienti adulti con malattia epatica scompensata di 1 mg una volta al giorno, da assumere a stomaco vuoto, PA di 2 ore prima e PA di 2 ore dopo un pasto, vedere paragrafo 5, 2. Per quanto riguarda i pazienti con epatite B refrattaria alla lamivudina, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 1. Durata della terapia. La durata ottimale del trattamento non è nota.
il trattamento si può interrompere. In pazienti adulti BEAG positivi, il trattamento deve essere continuato almeno fino a 12 mesi dopo il raggiungimento della sieroconversione dell'HBE, perdita del BEAG e negativizzazione dell'HBV-DNA con comparsa di anti-HBE in 2 misurazioni sieriche consecutive ripetute ad almeno 3-6 mesi di distanza, o fino a sieroconversione dell'HBS o in caso di perdita di efficacia, vedere paragrafo 4.4. In pazienti adulti BEAG negativi, il trattamento deve essere continuato almeno fino alla sieroconversione dell'HBS o se c'è evidenza di perdita di efficacia. Nei trattamenti prolungati per più di 2 anni si raccomanda una rivalutazione periodica per confermare che la continuazione della terapia scelta rimanga adatta per il paziente. In pazienti con malattia epatica scompensata o cirrosi, l'interruzione del trattamento non è raccomandata. Popolazione pediatrica. Per il dosaggio appropriato nella popolazione pediatrica, sono disponibili Entecavir Accord 0,5 mg compresse rivestite con film e per un dosaggio inferiore a 0,5 mg può essere disponibile una formulazione orale. La decisione di trattare pazienti pediatrici deve essere basata su un'attenta considerazione delle esigenze individuali del paziente e riferendosi alle attuali linee guida di trattamento pediatriche compreso il valore delle informazioni di base istologica. Con il proseguimento della terapia i vantaggi della soppressione virologica a lungo termine devono essere valutati considerando il rischio di trattamento prolungato, compresa la comparsa di resistenza del virus dell'epatite B. I livelli della lanina aminotransferasi sierica, ALT, devono essere persistentemente elevati, per almeno 6 mesi prima del trattamento, nei pazienti pediatrici con malattia epatica compensata dovuta a epatite B cronica con BEAG positivo e per almeno 12 mesi in pazienti con infezione con BEAG negativo. Nei pazienti pediatrici con un peso corporeo di almeno 32,6 kg deve essere somministrata una dose giornaliera di una compressa da 0,5 mg con o senza cibo. Una soluzione orale può essere disponibile per pazienti di peso corporeo inferiore a 32,6 kg. Non vi sono raccomandazioni per Entecavir nei bambini di età inferiore a 2 anni o di peso corporeo inferiore a 10 kg. Durata della terapia nei pazienti pediatrici. La durata ottimale del trattamento non è nota. In accordo con le attuali linee guida pediatriche, il trattamento si può interrompere. In pazienti pediatrici BEAG positivi, il trattamento deve essere continuato per almeno 12 mesi dopo il raggiungimento della scomparsa di HBV-DNA e alla sieroconversione del BEAG, perdita del BEAG e comparsa di anti-HBE in 2 misurazioni sieriche consecutive ripetute ad almeno 3-6 mesi di distanza, o fino a sieroconversione dell'HBS o in caso di perdita di efficacia. I livelli della lanina aminotransferasi sierica, ALT, e dell'HBV-DNA devono essere controllati regolarmente dopo interruzione del trattamento, vedere paragrafo 4.4. In pazienti pediatrici BEAG negativi, il trattamento deve essere continuato almeno fino alla sieroconversione del PSAG o se c'è evidenza di perdita di efficacia. La farmacocinetica nei pazienti pediatrici con compromissione renale o epatica non è stata studiata. Anziani. Non ha richiesto alcun aggiustamento delle dose in base all'età. La dose deve essere aggiustata in accordo alla funzione renale del paziente, vedere le raccomandazioni per il dosaggio nell'insufficienza renale paragrafo 5.2. Sesso e razza. Non sono richiesti aggiustamenti della dose relativamente al sesso o alla razza. Compromissione renale. La clearance dell'Entecavir diminuisce con il diminuire della clearance della creatinina, vedere paragrafo 5.2, si raccomanda l'aggiustamento del dosaggio nei pazienti con clearance della creatinina. 50 ml/min, compresi i pazienti in emodialisi o in dialisi peritoneale continua ambulatoriale, CAPD. Utilizzando Entecavir soluzione orale si raccomanda una riduzione della dose giornaliera, come descritto nella tabella. In alternativa, nel caso non sia disponibile la soluzione orale, il dosaggio può essere aggiustato aumentando l'intervallo tra le dosi, anch'esso descritto nella tabella. Le modifiche proposte per il dosaggio si basano sull'estrapolazione di dati limitati e la relativa sicurezza ed efficacia non sono state valutate clinicamente. Pertanto, la risposta virologica deve essere attentamente controllata. Dosaggio di Entecavir Accord. Clearance della creatinina, ml/min. Pazienti mai trattati con nucleosidi. Pazienti refrattari alla lamivudina o con malattia epatica scompensata. A 0,50. 0,5 mg una volta al giorno. 1 mg una volta al giorno. 30, 49. 0,25 mg una volta al giorno. O 0,5 mg ogni 48 ore. 0,5 mg una volta al giorno. 10, 29. 0,15 mg una volta al giorno. O 0,5
mg ogni 72 ore, 0,3 mg una volta al giorno o 0,5 mg ogni 48 ore. 10. In emodialisi o CAPD, 0,05 mg una volta al giorno, 0,5 mg ogni 5-7 giorni, 0,1 mg una volta al giorno o 0,5 mg ogni 72 ore. Per dosaggi, 0,5 mg ha raccomandato Entecavir soluzione orale. Nei giorni di emodialisi, somministrare Entecavir dopo l'emodialisi. Compromissione epatica. Non ha richiesto alcun aggiustamento del dosaggio in pazienti con compromissione epatica. Modo di somministrazione. Entecavir Accord deve essere assunto oralmente. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Compromissione renale. Si raccomanda l'aggiustamento del dosaggio nei pazienti con compromissione renale, vedere paragrafo 4.2. Le modifiche proposte per il dosaggio si basano sull'estrapolazione di dati limitati e la relativa, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Dal momento che Entecavir viene eliminato soprattutto attraverso i reni, vedere paragrafo 5.2, la co-somministrazione con medicinali che riducono la funzione renale o che competono con la secrezione tubulare attiva, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Entecavir Accord durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Entecavir Accord durante la gravidanza e l'allattamento? Donne potenzialmente fertili. Dato che i rischi potenziali per lo sviluppo del feto non sono conosciuti, le donne potenzialmente fertili devono fare uso di un contraccettivo efficace. Gravidanza. Non vi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Capogiro, affaticamento e sonnolenza sono effetti indesiderati comuni che possono compromettere la capacità di guidare veicoli ed usare macchinari. Effetti indesiderati. A. Riassunto del profilo di sicurezza. In studi clinici su pazienti con malattia epatica compensata, le reazioni avverse PA comuni di qualsiasi gravità, con almeno una possibile relazione con Entecavir, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. I casi riportati di sovradosaggio da Entecavir nei pazienti sono limitati. Soggetti sani che hanno ricevuto fino a 20 mg/die per 14 giorni e dosi singole fino a 40 mg non hanno avuto reazioni avverse inattese. In caso di sovradosaggio, il paziente deve essere monitorato per segni di tossicità e sottoposto ad adeguato trattamento standard di supporto. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antivirali per uso sistemico, nucleosidi e nucleotidi inibitori della trascrittasi inversa. Codice ATC. ILUNGA 05F10. Meccanismo d'azione. Entecavir, analogo nucleosidico della guanosina attivo contro l'HBB polimerasi, ha efficientemente fosforilato. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Entecavir ha assorbito rapidamente con concentrazioni del picco plasmatico tra 0,5 e 1,5 ore. La biodisponibilità assoluta non è stata determinata. In base alla escrezione urinaria del farmaco immodificato, dati preclinici di sicurezza. Negli studi di tossicologia con dose ripetuta sui cani, è stata osservata un'infiammazione perivascolare riversibile a livello del sistema nervoso centrale. Tale infiammazione non è stata però rilevata con dosi. Elenco degli eccipienti. Nucleo della compressa. Carbonato di calcio, amido pregelatinizzato, carmellosa sodica, polisaccaride di soia, acido citrico monoidrato, sodio stearilfumarato, rivestimento della compressa. Entecavir Accord 0,5 mg compresse rivestite con film. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Entecavir Accord a base di Entecavir sono: Baraclude, compressa rivestita, Entecavir Aristo, Entecavir Aurobindo, Entecavir Doc, Entecavir Dottor Redis, Entecavir Cabi, Entecavir Milan, Entecavir San, Entecavir Teva. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.